siamo arrivati al Polo Nord o che? Il vento caldo dell'estate ci sta portando via. Ti piacerebbe? Io veramente mi rivedo nelle serie che ho visto. Da qua partivano i vascelli dei vichinghi con Ragnar Lothbrok. Buongiorno amici, sono uscita, il dubbio era questo: esco o non esco? Vista la quantità spropositata di zanzare che c'erano ieri sera al tramonto e stamattina all'alba qui fuori, avevo qualche dubbio. Zanzariera messa rigorosamente, meno male che ancora regge qui la nostra zanzariera di serie. Vi faccio vedere il posto nella quale ci siamo fermati appunto ieri sera a dormire. Sentirete già il sottofondo perché siamo in un posto pazzesco, un'oasi naturalistica dove ci sono delle quantità di qualsiasi tipo di volatile, dai cigni ai gabbiani, un sacco di specie che ovviamente noi non conosciamo. Qui di fianco al cingone anche un capanno, tipo un rifugio per gli avvistamenti, e anche qui il tetto piantumato. Tu eri già qua in giro? Io ragazzi, lo sai, la mattina, poi specialmente quando c'è questo solicello e queste belle giornate, mi sento ispirato per farmi la barba all'aperto. Sembra l'oasi naturalistica di Orbetello. Bellissimo, Stupendo, cioè paradiso del bird watchers proprio. Spottino trovato grazie all'aiuto come sempre della nostra fedelissima app di Park4Night, alternativa europea di iOverlander che usavamo negli Stati Uniti, quindi amici sappiate che anche se venite da queste parti e volete fare sosta libera, Park4Night è assolutamente indispensabile perché vi segnala le aree di sosta, i punti libera nella natura, nelle città, i parcheggi, i bagni, le acque, benzinai, di tutto di più. Clouds roll by, glittering. I never thought they would let me in. A fading light, a distant call. The devil will never be welcome here at all. The sky is gray, I guess that's what it takes. Questo è il secondo buongiorno, perché il buongiorno ufficiale insieme al cingone non può mai mancare. Assolutamente. Se no si offende. Come hai dormito, Cicci? Spettacolo, per dirlo io, poi. Questa oasi naturalistica, faunistica, non so come si dica. Naturalistica, uno spettacolo. Vista la giornata, spettacolo, speriamo che tenga e che non ci deluda nel trascorso delle ore. E visto che avevamo già superato l'isola di Romo, adesso invece ce ne torniamo indietro una cinquantina di minuti per andarcene un po' in spiaggia, a vedere una delle spiagge più famose della Danimarca. Sì, perché questa isola di Romo è molto conosciuta proprio per le spiagge come luogo di vacanza, tant'è vero che ci sono una marea di campeggi dove ovviamente noi non ci fermeremo a pernottare. Un giorno che c'è un sole che spacca le pietre come oggi non va perso. Sì, il clima qui in Danimarca, come del resto lo è stato in Olanda, è molto variabile, in questo periodo dell'anno almeno. Quindi sì, quando si vede lo spiraglio di sole bisogna veramente approfittarne e andare nei posti dove più ne vale la pena di passare la giornata con un po' di sole. Esatto. 1 minute 37 seconds later. A parte il fatto che ovviamente
CVD, il clima ci ha subito sbugiardato. Sbugiardato. Dopo 5 minuti che siamo partiti abbiamo detto giornata spettacolo, andiamo in spiaggia a Romo eccetera eccetera. Si è annuvolato clamorosamente il tempo, ormai siamo quasi arrivati a Romo. So let me be the one to hold you. Do you feel our love is the only thing that is real? L'isola di Roma è collegata alla terraferma non tramite un ponte ma tramite una strada, diciamo, sopraelevata, e lunga quasi 10 km. Infatti abbiamo acqua, o meglio palude a destra e a sinistra, che non si capisce se sia così per la bassa marea o se sia sempre così un terreno che si sta prosciugando. Ci addentriamo? Addentriamoci. Lo sai che io, cioè, Sì, lo so. ste robe qua. Purtroppo lo so. Quello che mi incoraggia è che ci sono un botto di camper che non sembrano 4x4. Doble trazione, Si vedono abbastanza dei catafalchi, quindi urca! Spiaggia ne abbiamo? La gioia dei nostri amici camionari qui. Beh, direi che è compatta. Ma sì, è compattissima, Chilometri e chilometri e chilometri di spiaggia che non si vede l'inizio del bagnasciuga. Sarà almeno 1 chilometro di larghezza per non so quanti, 8-9 di lunghezza. Ci sono dei gruppetti di camper e di van tutti assieme come se fossero dei gruppi conglomerati. E noi ce ne guardiamo bene. Perché noi siamo sensibili alla privacy altrui, E alla nostra. principalmente. Andiamo. All'uso è stato tranquillo, il DG non si è azzardato più di tanto. Ma no, cioè perché vuoi azzardare più di tanto? Poi il Cingon deve mettere le 4 ruote motrici, porca miseria. Comunque ti dico che qua si sprofonda. Ci sono dei camper parcheggiati ancora più avanti che non sono 4x4 ma sono sul pezzo di sabbia che è quasi ancora un po' bagnata dalla marea. Avevamo visto le previsioni, sembrava che migliorasse un po' il tempo, ma invece sembra che peggiora. Mi sa che... E se aspettiamo ancora un po' mi sa che prendiamo anche dell'acqua e quindi ci andiamo a fare sta giratina nella spiaggia di Romo. Qui Siamo arrivati sulla famosissima, conosciutissimissima spiaggia di Lacolk. Questa è una spiaggia famosissima in tutto il mondo, normalmente per il vento. Qua arrivano surfisti da tutto il mondo. Guarda questo qua, con questo furgone qui, con l'adesivo Cabrina. Lo sai chi è Cabrina? Pete Cabrina. È uno dei surfisti più famosi dei tempi, tipo di Robin Eish. Arriviamo noi, non c'è un filo di vento. Second I appear, all bets are off, my dear. Just because I can't go back. Questi con le macchine tra un po' sono in acqua. Becoming oh so real in the center of my mind. Standing frail and blue. Comunque questa spiaggia ha anche tutti i nostri amici italiani, non ce n'è uno che non sia passato in Danimarca e non sia venuto a vedere l'isola di Romo e tutte le sue spiagge qui intorno. Proprio è una tappa fissa per tutti. È un must che non si può perdere, la fermata su questa spiaggia qui di
la colk. Come dice Ale, non ci si può Esimere da fare la fermata alla colk, scusami. Diciamo che se fosse stata una giornata di giugno, luglio, agosto sarebbe stata più godibile questa spiaggia, invece guarda come sono bardata. Visto che è uscito un po' di sole, facciamo un tour dell'immensità qui della spiaggia per andare a vedere se c'è qualche mezzo particolare, perché ce ne sono veramente a centinaia, e per fare un tour di questi bellissimi aquiloni. E chissà come mai li legano così, li lasciano come un segnaposto praticamente a tavola. Guarda questo camion qua che lungo. Lungo, eh? E non contento anche il carrello con la... Occhio alla macchinina radiocomandata qua dei bambini che se gliela schiacci, poveri, si mettono a piangere. No, cioè, è proprio brutto questo. Cioè, che senso ha? Dai, questo qui è un container... Col carrello a rimorchio con il quad dietro. No, cioè, assurdo. Non contenti? No, ma brutto, questo è proprio brutto. Non contenti anche il carrello rimorchio con il quad dentro. Spiaggia di Sonderstrand, credo che si dica così, molto più ventosa rispetto a quella di prima, ma anche molto più soleggiata in questo momento. Una minore affluenza di mezzi, macchine, perché questa spiaggia sembra veramente riservata principalmente a persone che praticano sport a vela su sabbia. Diciamo che chi vuole andare a vela ma ha paura dell'acqua. Chi vuole andare a vela senza bagnarsi. Esatto, sarebbe per me allora. Non che abbia paura dell'acqua, ma che non mi vorrei proprio bagnare con questo clima.
Questo qua comunque è veramente uno sport da sciurotti. Da DJ! Sì, diciamo di sì, di quelli proprio che non si vogliono bagnare, però vogliono ancora sentire l'emozione del vento fra i capelli. Sono veramente tutti DJ adesso che li guardo bene. Se te lo Sono dico, ma se te lo DJ. dico, Memories flash in front of me. I see them clearly. A life I once had is sealed in this house of concrete and stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. C'è l'antifurto che non fa bip quando gli dico chiudi. E quindi ci sarà da resettare il fusibile. boh, vediamo. Ma sti segreti però non li dovresti far vedere. Già, è vero. Cioè, Saranno veramente segreti? questa carinissima isola di Romo ha una superficie totale di ben 130 km quadrati. Ah, vabbè, dai. È quasi una megalopoli perché ha ben 700 abitanti su tutta l'isola. In compenso solo la gente che si ferma sulle spiagge ne farà qualche altro migliaio. Ci sono sicuramente più turisti che abitanti residenti e è la più meridionale delle isole danesi del mare di Wadden. E si trova nella regione dello Jutland, una delle 5 regioni della Danimarca che nel 2007 ha cambiato dalle 13 contee facendole diventare 5 regioni diverse del paese. Tac! Attenzione che qui c'è il peschereccio che non si sa bene cosa stia facendo. Lasciata la brezza dell'isola di Romo, siamo tornati sulla costa per proseguire il viaggio sulla costa nord-ovest, perché come avevamo detto vogliamo fare questo giro della Danimarca in senso antiorario e quindi adesso ci dirigiamo verso la prossima tappa, che è un altro faro, il faro di Blavand. I fari per noi hanno sempre il loro fascino. Siamo Lighthouse Lovers. Ma siamo arrivati al Polo Nord o che? Il vento caldo dell'estate ci sta portando via. Ti piacerebbe? Mare macciuga, raga. Che freschettino che c'è qui a Blavand. Siamo arrivati con un raggio di sole e dopo un secondo E mezzo. si è oscurata tutta la vallata
Però è un posto bellissimo, soprattutto quello che circonda il faro, dove ci sono un sacco di resti di vari bunker qui in giro. Ci sarebbe da fare una passeggiata pazzesca in mezzo a tutto questo verde, con una via di mezzo tra una tundra e un paesaggio proprio super nordico. Il faro di Blavand che abbiamo qua davanti, alto 39 metri. Esatto, costruito nel 1900? preciso, esatto. 1900, in sostituzione di una vecchia luce che non era neanche un faro, per guidare proprio le navi che facevano rotta verso questa zona della Danimarca e comunque verso il nord. Da dire anche che appunto qua Blavand e il faro di Blavand è il punto più a occidente di tutta la Danimarca. Già. E quindi? Qui addirittura ci sono dei cartelli anche tradotti in inglese dove dicono che se per caso c'è la luce rossa lampeggiante è vietato qui l'accesso a questa zona perché ci sono delle possibili esercitazioni militari. Non vedi, per ordine del re? Ovvio, sempre ermitico, certo. Stupenda questa strada, stiamo passando in una strada di campagna con destra e sinistra campi gialli di colza per andare a vedere il faro di Bovbjerg. No Bovbjerg, con la Bovbjerg. Se vuoi sapere qualcosa in danese me lo devi chiedere a me. Ma mi si intruppa la lingua con questi nomi. Ma cos'è sta strada? Wow! Afferrato? Ma finalmente uno sterratello, porca miseria. E comunque, cioè, te che dicevi che io vedo e guardo le serie dei vichinghi eccetera eccetera, i vichinghi veramente dai tempi dei vichinghi i danesi non hanno cambiato la loro economia, perché già a quei tempi nell'800 praticamente l'economia dei vichinghi era basata sull'agricoltura e sull'allevamento. A livello pratico erano dei contadini, gran bei contadini, però contadini. Bello, così c'è lo sfondo, il cingon e il faro, proprio come una volta. Spettacolo di posto. Questi sì, siamo a livelli veramente top, Maine, Nova Scotia, eccetera. Fra le altre cose, qua c'è una scogliera che è uno spettacolo qua sotto. Io veramente mi rivedo nelle serie che ho visto. Da qua partivano i vascelli dei vichinghi con Ragnar Lothbrok. Lo sai chi è? L'eroe dell'epopea vichinga, Ragnar Lothbrok. Sei te il mio eroe. Lo dai. so, superale. Peccato che non ci si possa fermare la notte, ovviamente. Sì, sarebbe stato troppo bello. Interdetta la sosta notturna, perché il posto merita alla grande. Cingon, faro, vista che spacca. Ma quanti ne abbiamo visti di fari in questi ultimi 3 anni fra Maine, Nova Scotia, Prince Edward Island? Ma quanti ne abbiamo visti?
Però alla fine non ci siamo mai fermati in uno come dovevamo fare in Maine, che ci avevano offerto $3.000 per fare i guardiani del faro. Abbiamo perso l'occasione della nostra vita solo perché dovevamo continuare ad andare in giro col cingone, che sennò si sarebbe offeso. Quello che io mi ricordo veramente con più proprio sentimento, sai qual è? Con più saudade. Sì, Peggy's Cove in Nova Scotia, bellissimo. Tutta quella distesa di granito sotto. Esatto, mamma mia, con Invece quelle qua rocce sotto, è totalmente spettacolo. diverso. Questo tratto di costa non è il piattone come le spiagge che abbiamo visto fino a ieri, ma è tutta una scogliera con tutti dei punti tutti frastagliati che sulla mappa si vedono proprio tipo un merletto. Esatto, bellissimo comunque, è molto molto bello.